Buongiorno, dai due in cammino. Oggi siamo venuti qua a Parco Nord a correre e ci stavo chiedendo, noi abbiamo una vecchia GoPro Hero 5, quella con cui abbiamo fino ad ora filmato tutte le nostre uscite in kayak, i nostri viaggi, i nostri cammini e comincia a sentire un po' il peso del tempo, visto che ora è uscita la 9, la 10, sono grandi novità nell'aria. Però questa GoPro Hero 5 può dare ancora tanto e secondo noi non vale la pena forse aspettare a cambiare modello. Vi spiegheremo perché, seguiteci in questo video. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No, Cosa? Iscriviti! Siamo ormai arrivati alla versione 10 della GoPro, ma non per questo dobbiamo buttare le vecchie ma ancora valide GoPro Hero 5, 6 e 7, perché esiste un programma specifico per GoPro in grado di far raggiungere risultati simili a quelli delle ultime versioni in termini di stabilizzazione e perfino di livellamento dell'orizzonte. Ovviamente questo programma non può far nulla per aumentare la risoluzione massima, diciamo ai 5K di una GoPro Hero 9 o 10 o alzare i frame rate consentiti sulle vostre videocamere. Quello che vi mostrerò nel video è specifico per la GoPro Hero 5 in mio possesso, però può applicarsi senza problemi anche alla Hero 6 e 7. In realtà si può applicare anche alla 8, alla 9 e alla 10 perché questo programma funziona anche con con queste videocamere, però essendo più evolute ha meno senso utilizzarlo e poi magari vi spiegherò perché. Per cui concentriamoci sulla nostra Hero 5. Le GoPro hanno un grande pregio, hanno un giroscopio e registrano i suoi dati in ogni file video che salvano. Per cui utilizzando questi dati, il programma che è in questione, che è RealSteady Go, è in grado di effettuare una stabilizzazione di altissima qualità in post-produzione. Vi parlerò magari più in dettaglio del programma RealSteady nel proseguimento del video. Se avete fretta di saltare subito quella parte, magari utilizzate i capitoli sulla barra di avanzamento che è qui sotto, oppure ai capitoli giù in descrizione. Torniamo alla nostra buona vecchia GoPro Hero 5. Quello che vedete sullo schermo è la combinazione di tutte le risoluzioni video, i frame rate e l'ampiezza di campo visivo consentite se volete utilizzare il programma RealSteady Go. Fondamentalmente dovete usare un'ampiezza di campo visivo ampio o super view. Nel manuale della GoPro Hero 5 che ho trovato online, invece che ampio viene riportato lungo, probabilmente non so, l'hanno tradotto in modo diverso. Comunque a lungo corrisponde all'ampio che troverete sulla vostra GoPro Hero 5. Un altro fattore da tenere a mente è che bisogna disabilitare la stabilizzazione nativa della GoPro se volete utilizzare questo programma. Sembra un controsenso, però fidatevi, perché se non la disabilitate il programma si rifiuterà di elaborare i file che gli sottoporrete. Ora vi mostrerò i risultati che potete ottenere con questo programma, ne discuteremo un pochino, poi parleremo di RealSteady, dei suoi vantaggi e dei suoi limiti, perché purtroppo non è tutto oro quello che luccica, anche questo programma che è fantastico ha alcuni limiti e alcune problematiche. Passiamo quindi a valutare i risultati. Questa scena iniziale è la ripresa con la GoPro senza stabilizzazione. Qui invece abbiamo abilitato la stabilizzazione nativa della GoPro, come vedete è leggermente migliore. Qua invece stiamo usando RealSteady, sembra quasi di usare un gimbal. Guardate la mia ombra sulla sinistra, sembra quasi che vada sui pattini a rotelle da quanto va dritta. E qui è un confronto di tutti e tre contemporaneamente per farvi capire meglio la differenza. E guardate anche gli alberi come sono dritti nell'ultima versione. Qui invece siamo su una superficie un po' più sdrucciolevole perché l'erba era bagnata, ghiacciata e scivolosa. Vi posso assicurare che non era così facile stare in equilibrio. Qui comunque stiamo camminando, e sempre qui sempre senza stabilizzazione. E qui si nota l'effetto fisheye ai lati perché stiamo usando la super view. Non preoccupatevi perché RealSteady
corregge automaticamente l'effetto fisheye, per cui raddrizza gli alberi, raddrizza eventuali linee di edifici e la prospettiva, sistema tutto. Qui invece passiamo alla versione con stabilizzazione nativa GoPro, cioè quella che dopo la schermata del ProTune c'è la schermata per attivare la stabilizzazione, e si tratta semplicemente di questo. Qui è abilitata. Comunque vedete che c'è un po' di effetto gello, cioè gelatina come chiamo, perché è la stabilizzazione elettronica della GoPro, è così. Vedete che si muovono i rami dell'albero, c'è un po' di effetto gello, perché questa è la normale stabilizzazione elettronica che trovate su tanti dispositivi, mentre la stabilizzazione di ReSteady, che vedete tra un attimo, è completamente differente, ha una qualità nettamente maggiore, non vedete pezzi della ripresa che si muovono indipendentemente dalla direzione della ripresa o dei passi che facciamo, vedete? Gli alberi sono stati raddrizzati, non c'è più la distorsione fisheye, e questa è il ReSteady. Tra l'altro, non usando la stabilizzazione, avete il campo visivo più ampio in assoluto, e ReSteady vi sistema sia la stabilizzazione che l'effetto fisheye, per cui avrete il campo visivo più ampio in assoluto usando proprio ReSteady, perché la stabilizzazione elettronica croppa un po' l'immagine, circa un 10%. Qui è il confronto come prima, non stabilizzata, stabilizzata GoPro e ReSteady, per cui giudicate voi. Passiamo ora a un movimento un po' più dinamico della GoPro. Qui sto correndo in salita perché in discesa sarei caduto di certo col terreno scivoloso. Siamo su per giù, vedete che si vede anche il mio dito qua sulla sinistra. Qui con la stessa ripresa ma con la stabilizzazione elettronica della GoPro, per cui queste sono due riprese diverse, fatte nello stesso punto, ma la prima era senza stabilizzazione e questa con la stabilizzazione. Mentre qua di ReSteady è ancora la prima ma trattata col programma ReSteady. E come potete vedere sto correndo ma sembra quasi avere un gimbal. Ecco, qui un pochino il movimento si nota nella parte sinistra, e qui è il confronto come prima, come potete vedere direi che ne vale la pena. Qui invece stiamo correndo su una superficie regolare come può essere l'asfalto. Faceva freddo quando abbiamo girato questo video, era mattina presto, per cui c'era in giro che poca gente. Anche qui guardate questa stabilizzazione elettronica, guardate gli alberi come si muovono e come comunque sono, diciamo, warpati alle estremità dall'effetto fisheye. Mentre qui con ReSteady sono praticamente perfetti, si nota pochissimo movimento, guardate qua un pochino sulla sinistra, ma pochissimo movimento, proprio impercettibile. E qui il solito confronto appaiato dei tre campioni. E ora livellamento dell'orizzonte, perché dalla GoPro 9 in poi hanno introdotto questa interessante opportunità. Vedete? Questa è inclinata circa 30 gradi, forse anche di più. E questo è come il ReSteady lo raddrizza, croppa un pochino l'immagine, però il campo visivo è talmente largo. Questa è ancora più difficile perché prima è inclinato in una direzione e poi nell'altra. E questo è come viene dopo aver passato ReSteady. ReSteady Go è molto semplice da usare, ha pochissime opzioni. Una volta lanciato vi si apre questo programma che ha il tasto per caricare i video sulla sinistra, il load video, salvarli sulla destra, sotto il tasto play, un tasto quello verde per aggiungere un punto di ancoraggio che poi vi spiegherò cosa serve, e sull'estrema destra c'è il tasto con le opzioni. Andiamo per adesso a caricare un video.
cliccando sul tasto Load Video. Ok, andiamo a selezionare la cartella dove sono i file che vogliamo trattare. Vediamo, possiamo scegliere uno dei file che poi abbiamo utilizzato per l'esempio del livellamento dell'orizzonte, per esempio questo. Lo selezionate e il programma inizia a caricarlo e a analizzare i dati al giroscopio. Serve una connessione internet attiva per farlo, perché si collega ai server dell'azienda che ha scritto questo programma. Vedete che lo faccio in tempo reale. E ok, vedete? Il video è tutto prima storto da una parte e poi dall'altra. Questi sono anche più di 45 gradi, per cui è oltre le capacità della GoPro 9. Questo è il tasto play, mettere in pausa. Ok. Questo è il punto di ancoraggio. Possiamo spostarlo per cercare di ottenere degli effetti migliori della stabilizzazione. Io lo sconsiglio, se non sapete cosa state facendo, di solito quello scelto automaticamente è abbastanza accurato. Qui se ne può aggiungere un altro, per esempio la GoPro Hero 5 ne mette uno, la 6 e la 7 ne mettono 2 in automatico e dalla 8 in poi mi sembra che possono mettere 3 in automatico. Ok, comunque abbiamo selezionato e qui guardiamo le altre opzioni. Questo è il famoso Lock Horizon, che è quello per stabilizzare l'orizzonte, per livellare l'orizzonte. Infatti vedete, ora è livellato. Non abbiamo fatto nient'altro che livellare automaticamente l'orizzonte, non ho cambiato file. Adesso faccio vedere che tolgo la spunta, ricomincio e vedete che il file ha le riprese che sono prima inclinate da una parte e poi dall'altra. Allora qui basta rispuntare e come per magia abbiamo l'orizzonte livellato con un po' di crop. E questa è l'opzione per gli hyperlapse, perché può stabilizzare anche gli hyperlapse se volete farli. Il flip giro data non serve solo se avete la GoPro montata al contrario, magari su un drone di FPV, normalmente non serve. E poi abbiamo questi slider. Allora, la cropping speed è particolare perché è la velocità con cui zoom nei punti in cui mi serve più stabilizzazione. Poi magari cercherò un video dove si vede bene e questo si salva. Mentre l'altra, la smoothness, è la quantità di stabilizzazione che mi serve per il video. Io di solito la lascio su normal perché non è che cambi moltissimo. Potete un po' giocare con i parametri. Una volta fatto quello che vogliamo, clicchiamo su save e questo fa il rendering. Ve lo lascio in tempo reale così capite quanto tempo ci mette. Passiamo ora a descrivere i pro e i contro del programma. Allora, tra i pro, una stabilizzazione eccezionale quando le condizioni di luce sono ottimali. Poi c'è il livellamento dell'orizzonte che arriva anche a 45 gradi, per cui al pari di una GoPro Hero 10 praticamente. Certo, a volte non riesce a ottenere risultati così buoni come quelli che vi ho mostrato, però di solito ha dei buoni risultati. Può stabilizzare anche gli hyperlapse, è un programma facile da usare perché ha pochissimi parametri e pochissime opzioni. Però ci sono anche dei contro. Il processo può essere lungo se avete molto materiale, è il motivo per cui noi siamo passati a un'altra videocamera, perché nel periodo estivo facciamo almeno 2 video alla settimana, in più quando torniamo dal cammino lungo di agosto ci troviamo con materiale di 20 giorni, per cui immaginatevi quanto tempo ci si metta per stabilizzare ogni singola clip, perché purtroppo questo programma non supporta l'elaborazione batch, cioè io metto tutti quelli che voglio stabilizzare, poi vado a dormire e ci pensa da solo a stabilizzarli mentre io sto dormendo. No, bisogna fare una clip alla volta, per cui richiede la nostra presenza davanti al computer e richiede molto tempo. E un altro contro sono i risultati che possono essere altalenanti in caso di poca luce. Se c'è poca luce, specialmente se avete visto magari le nostre riprese all'interno di edifici, delle chiese, dei castelli, se non c'è un'ottima luce, se non c'è buona luce, il filmato risultante è molto tremolante, a volte è inutilizzabile, per cui bisogna essere sempre molto attenti alla luce con cui facciamo le riprese.
un'altra cosa da tenere a mente, che non so se è un pro o un contro, oppure è entrambi, se uso il campo visivo ampio e non il super view, nei filmati elaborati compaiono delle bande nere orizzontali sopra e sotto, come nei film. Ecco, per cui se io voglio a tutto schermo, così mi mangio una parte di filmato, perché lo salva in un formato un po' strano, non è schiacciato, non è deformato, però comunque ci sono queste bande nere. Però d'altro canto danno anche un effetto cinematico queste bande nere, per cui se guardate i nostri video, per esempio la prima volta che abbiamo usato quel Ristiri era sul cammino dei Monaci, se guardate le riprese della chiesa di San Lorenzo Maggiore, a me tutto sommato piacciono, perché dà proprio un effetto cinematico, questo a seconda del vostro gusto e delle vostre esigenze. Un altro contro, sicuramente, anche se non è molto grave, è che l'ultima frazione di ogni clip che viene salvata è estremamente traballante, per cui si può ovviare registrando un secondo in più rispetto a quello che è nostra intenzione, e poi in post-produzione quel secondo lo tagliate, che sarà la parte traballante. E l'ultimo contro, che è forse quello più grande, è il costo, perché di base viene $100, solo che ogni tanto va in sconto. Per esempio quest'estate era in sconto a $60. Poi si possono trovare dei codici sconto presso alcuni youtuber, ho visto degli codici sconto al 5%. Comunque se girate un po' su internet ci trovate altre opzioni un po' per tutte le tasche. L'azienda che ha prodotto Restidi è stata acquistata dalla GoPro stessa, per cui un domani, non lo so, a me piacerebbe che nel Quick Studio fosse incorporato il Restidi in automatico per chiunque compri una GoPro gratuitamente, e questo staremo a vedere. Comunque c'è una versione demo scaricabile, completamente funzionante, solo che mette una watermark che vi deturpa il vostro filmato, per cui è praticamente inutilizzabile ai fini della pubblicazione su YouTube o a fini commerciali, però potete farvi un'idea del programma e se fa per voi. Magari lascio il link qua sotto in descrizione. Grazie di averci seguiti e speriamo di avervi potuto dare qualche informazione utile. Se così è stato, non so, lasciate un mi piace, un like, e continuate a seguirci nei nostri cammini, nei nostri uscite col kayak.